Il passaggio dell'azienda di padre in figlio è una delle operazioni che impegnano maggiormente il professionista e l'imprenditore in vita. Ne parliamo in questo video. Ruolo che diventa ancora più difficile da svolgere da parte del professionista quando l'imprenditore spesso e volentieri abbia sostanzialmente fatto prendere durante tutta la vita aziendale le scelte determinanti per la propria attività al professionista, e questo, se vogliamo, è un errore in cui taluni professionisti solvente sono trascinati, altre volte si fanno trascinare. E a complicare tutto il quadro poi possono entrare in campo i destinatari delle donazioni, i figli. In particolare quando abbiano una formazione mentale tale da ritenere che il fratello o la sorella destinatari della donazione dell'azienda siano stati di fatto privilegiati nell'essere stati indicati quali prosecutori dell'attività di impresa, in quanto la sorella o il fratello, imprenditrice, sarà certamente ricca, però non conoscendo minimamente cosa possa essere quello che viene chiamato il rischio di impresa. Elementi pratici, se vogliamo, di vita familiare e professionale, che se non adeguatamente trattati con massimo distacco professionale dal consulente, rischiano, con una sola parola, magari mal interpretata, ad esempio all'interno di una riunione di famiglia in cui si spiegano i fatti che stanno per accadere, di scatenare liti tali da far saltare l'intero progetto di passaggio generazionale. Quando non gestito in seno a un patto di famiglia, il passaggio generazionale si realizza attraverso una serie di donazioni. Donazione di azienda, appunto, per le attività economiche, e donazione o dell'intera proprietà degli immobili o della nuda proprietà per gli immobili che devono garantire l'uso fino a fine vita dei senior, o ancora, qualora non si intenda per i più vari motivi mantenere in capo al donante o ai donanti alcun diritto patrimoniale aggredibile, riservandogli il mero diritto di abitazione, sussistendone chiaramente i presupposti, cioè quando l'operazione non arrechi nessun danno a terzi. Fatta questa panoramica generale su alcuni aspetti pratici del passaggio generazionale, focalizziamoci ora su quello riguardante in particolare l'azienda, sia essa intesa quale azienda gestita in impresa individuale o rappresentata da quote sociali in quanto gestita in seno ad una società. La donazione di azienda tra consanguinei discendenti e coniuge, cosiddetto passaggio generazionale di azienda o di quote sociali, è operazione che il legislatore fino ad ora ha mantenuto esente da imposte, abbattendo a zero la base imponibile, per completezza al pari delle successioni. L'equiparazione dal punto di vista tributario della donazione, quindi il trasferimento con atto tra vivi, alla successione, quindi trasferimento per causa di morte, fa intendere che quando il legislatore, passatemi il termine, metterà le mani sui passaggi patrimoniali per successione, voce che da tempo si sente insistentemente, gioco forza ne verranno coinvolte anche le donazioni. Ad oggi comunque è interessante considerare che l'azzeramento dell'imposta riguarda il trasferimento a titolo gratuito di qualsiasi azienda, sia essa micro, piccola, media o grande, e qualsiasi sia l'attività esercitata, quindi manifatturiera, commerciale o agricola. L'agevolazione riguarda anche le quote sociali di società di capitali e di società di persone, anche se per queste ultime non vi è uno specifico richiamo nella norma. Tuttavia, l'interpretazione corrente ne amplia la fruibilità ai soci di società di persone e di società non residenti. Parlando ora di operazioni escluse dall'agevolazione, è il caso di considerare alcuni aspetti, cioè il diritto trasferibile deve consentire la gestione dell'attività, quindi potrà essere o la piena proprietà o l'usufrutto. Rimane esclusa dal beneficio la donazione della sola nuda proprietà, in quanto costituisce un diritto che non conferisce potere gestorio a chi ne diventerà titolare. Inoltre, per le donazioni di quote in società di capitali, l'agevolazione è ammessa a condizione che la partecipazione rappresenti una partecipazione, appunto, di controllo, quindi che esprima la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, tradotto e semplificando nella stragrande maggioranza dei casi il 51% del capitale sociale. Limite non presente per le donazioni rappresentative di quote di partecipazioni in società di persone, che sono assolutamente libere.
Terzo caso è che ne sono esclusi i titoli obbligazionari, in quanto non sono strumenti atti a realizzare concretamente un passaggio di proprietà, rappresentando di fatto un mero credito nei confronti della società e non una quota di proprietà del capitale sociale. Veniamo ora agli obblighi in capo ai destinatari del passaggio generazionale. Chi riceve l'azienda in donazione, per il consolidamento del beneficio fiscale, ha l'obbligo di prosecuzione dell'attività d'impresa per 5 anni. Tuttavia, nel computo del quinquennio, la norma non esclude le aziende non in funzionamento. Essenziale sarà quindi mantenere aperte le posizioni fiscali per il tempo necessario a consolidare l'agevolazione. In caso contrario, i beneficiari saranno chiamati al pagamento delle imposte di donazione ordinarie, alle soprattasse e agli interessi di mora. Saranno ovviamente esclusi dal regime sanzionatorio i casi gravi, che non dipendono dalla volontà dei donatari, cioè di chi riceve la donazione, quali ad esempio una malattia invalidante, se non addirittura il decesso del ricevente. Nel caso si intenda donare un'azienda gestita in forma di impresa individuale a più di un potenziale coerede, ad esempio, per ipotesi, 2 figli, operazione che necessita di ulteriori azioni preventive di costruzione societaria mediante un conferimento d'azienda, opportunamente ed adeguatamente modulate nel tempo per poi fare la donazione delle quote. In questo caso però mi sento di invitare a considerare che qualora a giochi fatti risultassero proprietari e soci 2 fratelli al 50% ciascuno, ebbene questa particolare casistica, per quella che è la mia esperienza, ha creato delle problematiche entro i 10 anni successivi alla donazione. Necessiterà quindi porre particolare attenzione ai patti sociali o al contenuto dello statuto sociale, che dovranno normare sapientemente il bilanciamento dei poteri, in particolare in caso di lite che potrebbe scatenarsi ad esempio per le società di persone quando uno dei 2 fratelli abbandonasse l'attività produttiva lasciando l'altro a lavorare e godendo del 50% degli utili annuali e degli accrescimenti patrimoniali. Questo è uno dei possibili casi, però è quello al quale più spesso mi è capitato di assistere. Invero, taluni senior optano per il mantenimento in capo a se stessi del 2% della proprietà del capitale sociale, percentuale minima ma strategica, in quanto fa assumere loro il ruolo di ago della bilancia, lasciando quindi ai 2 fratelli il 49% ciascuno, fino a che il tempo non li convinca del buon esito delle proprie decisioni. Bene, vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo e se il video vi è piaciuto vi invito a cliccare sul pollice in su e ad iscrivervi al canale per ricevere le notifiche dei prossimi video appena saranno pubblicati. Grazie.